Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Galla. Ci troviamo nella nostra pasticceria a San Sebastiano d'Apò, nelle colline del Monferrato. Ho iniziato questo lavoro nel 1987 nella prima scuola di pasticceria in Italia, che era a Torino, l'Arte Bianca. Una volta che mi sono formato ho partecipato alla Coupe du Monde della Patisserie a Lione nel 2007. Abbiamo vinto il premio come migliore torta al mondo con la torta Jessica, che è il nostro cavallo di battaglia. Nella nostra pasticceria potete trovare dalle colazioni alla pasticceria classica, pasticceria secca, al salato, dal gelato al cioccolato e alla confetteria. Adesso vi apriremo le porte al nostro laboratorio dove Federica vi farà vedere la nostra colomba pere e cioccolato. Ciao a tutti, mi chiamo Federica Russo e sono la responsabile di laboratorio della pasticceria Fabrizio Galla e oggi vi farò vedere come facciamo la nostra colomba. Metteremo dentro cioccolato e pere candite. Prima di iniziare a fare l'impasto della colomba dobbiamo fare un'azione importantissima, cioè il rinfresco del lievito madre, che è l'ingrediente fondamentale. Tagliamo a fette il nostro lievito e lo mettiamo in pari peso con la farina. 400 grammi e 400 grammi, invece l'acqua sarà 200 grammi. L'acqua è sempre meglio averla a temperatura ambiente. Adesso ci spostiamo in planetaria dove andremo a impastare il nostro lievito. Versiamo lievito madre e farina, azioniamo in prima velocità, versiamo a filo l'acqua tenendone all'incirca 2 dita. L'ultima parte di acqua la andremo a inserire a metà del tempo dell'impasto, che sono 7 minuti, per vedere se il nostro lievito ne avrà bisogno oppure no. Il nostro lievito è pronto, adesso ritorniamo sul tavolo. Lo lavoriamo leggermente in modo da dargli una forma liscia e rotonda. Dopodiché andremo a incidere la croce sulla cima. Incidiamo bene. Il taglio così a croce serve per far sfogare al meglio il lievito. Lo inseriamo all'interno del contenitore e lo mettiamo in cella di lievitazione a 28 gradi con una percentuale di umidità del 75%. Il lievito lieviterà circa 4 ore. Questo procedimento dovrà essere fatto altre 2 volte prima di poter procedere con il primo impasto per la colomba. Ora che abbiamo il nostro lievito madre pronto, possiamo procedere alla preparazione del primo impasto della colomba. Andiamo a inserire nella nostra tuffante lo zucchero vagliato fino in fundo, la farina panettone, il burro e l'acqua. Il burro deve essere sempre morbido a temperatura ambiente. Una volta che abbiamo inserito tutti gli ingredienti, possiamo far partire la macchina in prima velocità per 30-40 secondi. Utilizziamo molto lo zucchero vagliato fino in fundo perché grazie alla sua granulometria controllata riusciamo a standardizzare tutti i processi di produzione per avere sempre un prodotto uguale in qualsiasi momento dell'anno e in qualsiasi fase di lavorazione. Adesso che sono passati 30-40 secondi, aumentiamo in seconda velocità e facciamo impastare per 5 minuti. Passati 5 minuti possiamo aggiungere il lievito madre. Ripartiamo in seconda velocità per circa 20 minuti. Bisognerà sempre controllare che il nostro impasto formi la maglia glutinica. Il lievito madre è il prodotto fondamentale per la riuscita di un buon lievitato. La sua acidità dovrà essere tra 4,1 e 4,15. Il nostro impasto è pronto. Una cosa molto importante è che l'impasto dovrà risultare liscio ma non lucido. Aggiungiamo il tuorlo, tutto in una volta, e azioniamo la tuffante in prima velocità per circa 30-40 secondi. Adesso possiamo passare in seconda velocità per circa 2-3 minuti. Il nostro impasto è pronto. Possiamo tirarlo fuori e metterlo all'interno del secchiello. Con questo movimento cerchiamo di dargli una forma rotonda in modo che durante la lievitazione
raggiunga un livello uniforme. Il nostro impasto lieviterà per circa 10 ore ad una temperatura di 28 gradi e con una percentuale di umidità al 75%. Ecco qui il nostro primo impasto che è pronto, andiamo a versarlo all'interno della tuffante. Andiamo a inserire la farina. La farina che abbiamo aggiunto è tipo panettone, quindi con un'alta carica glutinica. Inseriamo anche gli aromi e all'interno abbiamo vaniglia Tahiti, aroma di limone e aroma d'arancia. Donano un sapore in più alla nostra colomba. Una volta inseriti questi ingredienti possiamo far partire la macchina in prima velocità per circa 30-40 secondi. I tempi di impasto cambiano molto a seconda di due fattori, della macchina che avete e anche della quantità di impasto. Passati 30 secondi aumentiamo in seconda velocità. All'incirca impasterà dai 10 ai 12 minuti. Il nostro impasto adesso è pronto per andare ad aggiungere i primi ingredienti. Zucchero vagliato fine, miele di acacia e infine un quarto di tuorlo. Per il tuorlo è consigliabile tenerlo a temperatura di frigo in modo che non surriscaldi ulteriormente il nostro impasto. È fondamentale far formare la maglia glutinica perché sennò andremo ad aggiungere gli ingredienti che sfalderebbero l'impasto. Adesso andiamo ad aggiungere il sale e un altro quarto di tuorlo. Rimettiamo la macchina in prima velocità per 30-40 secondi e poi passiamo nuovamente in seconda per altri 3-4 minuti. Andiamo ad aggiungere il burro morbido e l'ultima parte del tuorlo. Adesso andiamo a inserire l'acqua a temperatura ambiente. Facciamo assorbire bene l'acqua, controlliamo bene che si sia formata nuovamente la maglia glutinica e poi possiamo proseguire con l'inserimento degli ultimi due ingredienti. Abbiamo inserito delle pere Williams candite tagliate a cubetti di una misura 8x8 all'incirca. Inseriamo un cioccolato fondente al 55% in modo che non sia tanto forte e che non vada a coprire totalmente il gusto della colomba e delle pere. Facciamo girare fino a che la frutta non è quasi completamente assorbita dall'impasto. Poi passeremo in seconda velocità per 2-3 minuti. Il nostro impasto è finalmente pronto. Controlliamo la formazione della maglia glutinica. Il nostro impasto non si spezza. Adesso andiamo a metterlo dentro al secchiello e passiamo poi alla smezzatura e pirlatura. Versiamo il nostro impasto sul tavolo. Tagliamoli in pezzi da 1 chilo circa e posizioniamo in ordine sul tavolo. Con l'aiuto di un tarocco andiamo a fare la prima pirlatura, cioè cominciamo a dare una forma arrotondata al nostro impasto. La prima pirlatura non deve essere perfetta, andremo poi a perfezionarla nelle altre due. Possiamo inserire le nostre colombe all'interno della cella di lievitazione a una temperatura di 28 gradi e una percentuale di umidità al 75%. Dopo un'ora possiamo andare a formare le nostre colombe. Lasciamo l'impasto a temperatura ambiente per qualche minuto in modo che si asciughi la parte superiore. Dividiamo a metà e per prima cosa allunghiamo per formare le ali della colomba. Dobbiamo cercare di non strappare la parte superiore, che è quella che poi in cottura ci darà l'uniformità della colomba. Prendiamo la seconda parte dell'impasto e lo allunghiamo per formare il corpo della colomba. Facciamo così con tutte le altre.
Le colombe sono formate, adesso andiamo in cella di lievitazione per 8 ore. La temperatura sarà sempre di 28 gradi e una percentuale di umidità al 75%. Dovranno raggiungere i 3/4 del pirottino. Abbiamo preparato gli ingredienti della glassa all'amaretto, che andrà poi a decorare le nostre colombe prima di andare in cottura. Nel mixer abbiamo inserito le mandorle grezze, il cacao, la farina di frumento, la farina di mais e lo zucchero impalpabile in fundo. Lo zucchero in questa ricetta ha un'azione importantissima, cioè che evita la formazione dell'olio da parte delle mandorle. Una volta frullato, la nostra consistenza dovrà essere questa. Adesso andremo a inserire l'albume fresco all'interno. Facciamo partire il nostro mixer a massima velocità. Per l'albume non c'è una quantità precisa, bisognerà controllare la consistenza finale, che non dovrà essere né troppo spessa né troppo fluida. Questa è la consistenza che dovrà avere la nostra glassa. Le colombe sono pronte, adesso possiamo andare in cottura, però prima dovremo glassarle e decorarle. Con l'aiuto di un tarocco spalmiamo la nostra glassa sia nel corpo che nelle ali della nostra colomba. La quantità non dovrà essere eccessiva. Noi facciamo 3 versioni di colomba, la classica con l'arancia candita, un po' più golosa con pere e cioccolato e una nuova che sarà con cioccolato fondente 70% e vaniglia Tahiti. Sopra andremo a metterci gruè di cacao. Il gruè di cacao non è altro che fave di cacao tritate grossolanamente. Finiamo la nostra decorazione con la granella grossa in fundo. La granella, oltre ad avere una funzione estetica, non assorbe l'umidità, quindi rende anche croccante la superficie. E adesso possiamo andare in cottura. Inforniamo a 173 gradi, valvola chiusa, per circa 50 minuti. Ovviamente la cottura dipenderà dal vostro forno. Le nostre colombe sono praticamente quasi cotte, mancano gli ultimi 3 minuti, quindi andiamo ad aprire la valvola che servirà per far fuoriuscire l'umidità. Inseriamo al centro uno stuzzicadenti per vedere se esce pulito. Sono pronte! Fabrizio oggi mi farà da assistente e mi aiuterà a girare le colombe. Dovranno rimanere sottosopra per una notte a temperatura ambiente. Dopo una notte passata a testa in giù, possiamo tagliare la nostra colomba e vedere com'è dentro. L'alveolatura è perfetta, il cioccolato e la frutta sono distribuiti in modo omogeneo e il profumo è meraviglioso. Vi abbiamo fatto vedere come facciamo la nostra colomba pere e cioccolato e adesso vi aspettiamo in negozio per assaggiarla oppure sul nostro shop online per acquistarla. Un caro saluto agli amici di Taglia Squisita, alla prossima!